Ore 22:10, stiamo monitorando la temperatura che sta scendendo vertiginosamente. Oggi siamo al 15 di maggio, ha piovuto tutto il giorno molto forte. Tutto il giorno c'è stata un'aria ghiacciata, proprio gelida, e adesso la temperatura alle 22:10 è già a 4 gradi e stanotte molto probabilmente andrà a 0. Questo vuol dire che perdiamo tutto, comunque c'è buona probabilità di perdere patate e pomodori e anche la frutta. Che dobbiamo fare? Siamo nella merda. Siamo nella merda. 16 maggio, 0 gradi. Buongiorno. Fa un freddo boia. Io ho il terrore di andare in orto. Guarda qua. Le patate che sembra che abbiano retto la botta, ma c'è ancora tempo per vedere. Vediamo fave e piselli. Fave sono a posto, piselli sembra anche le fave sembrano a posto. Apriamo la serra dei pomodori. Oh madonna, pomodori a 0 gradi. Buongiorno. Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Teniamo duro. Oh mamma mia, guarda, non ho dormito tutta la notte per paura di arrivare qua e trovare tutto coricato nero per terra. Dunque è andata a 0, ma non c'è stata brina. Dobbiamo tornare a monitorare più tardi, perché quando poi la pianta si scalda col sole c'è il rischio che lì si vedano se ci sono dei danni, ma a vedere così come primo impatto sembra che tutto abbia retto. Andiamo a fare la stalla e poi torniamo in orto. Allora, stamattina Leo aveva già fatto un giro in orto per vedere se c'erano stati danni e adesso siamo più o meno a metà giornata. È già da un po' che è uscito il sole, è abbastanza caldo, quindi questo diciamo che è il momento che si vedono i danni, se ci sono, e quindi facciamo di nuovo un giro.
piovute già. Avevo timore che le fave e i piselli, che sono già fioriti, perdessero i fiori col freddo, ma invece per adesso sembrano ben attaccati. Speriamo che sia, diciamo, un fenomeno singolo, cioè perché l'ambiente è molto freddo e oggi è sereno, quindi non vorrei che si ripetesse stanotte. Una cosa che noi osserviamo è che la tendenza, nonostante spesso si senta dire il contrario, è di andare verso stagioni sempre più fredde. Cioè quello che noi stiamo constatando è che gli ultimi 4-5 anni sono stati tutti piuttosto freddi e c'è come un crescendo, cioè a noi qui non è mai capitato di avere 0 gradi al 15 di maggio. E questa cosa non la dico così, insomma, basandomi su un'osservazione così a sensazione, ma lo dico perché noi abbiamo i nostri calendari agricoli su cui scriviamo tutto, tutte le gelate, le temperature, le settimane come sono, segniamo tutti i millimetri di acqua che scendono, cioè facciamo un'osservazione da anni molto accurata e molto dettagliata del clima in questo luogo, e questo ci ha permesso di notare che negli ultimi 4-5 anni c'è un raffreddamento dell'ambiente. L'aglio lui non patisce particolarmente, eravamo tranquilli, ma guardate che meraviglia. Comincia a gonfiare la testolina, eh? Avevamo timore anche per le cipolle, perché a loro invece il caldo piace, però hanno tenuto botta. I pomodori sono belli e erano appena partiti, cioè diciamo che avevamo notato che dopo tutti i trapianti che abbiamo fatto, pomodori, cavoli, insomma tutti i piantini che abbiamo messo giù erano appena ripartiti, la vegetazione a crescere, e sicuramente con questo freddo rallenteranno di nuovo un po', però l'importante è che insomma non patiscano e soprattutto non prendano funghi, malattie fungine. Anche le zucchine appena trapiantate hanno tenuto, insalate bellissime, ma loro tanto non avrebbero patito comunque. Mi azzardo quasi a dire che abbiamo salvato tutto da questa 0 gradi di metà maggio. Come diceva bene Nina, ci auguriamo che non faccia più giorni consecutivi così, perché sennò diventa un problema. Però ad ora abbiamo salvato praticamente tutto, però siamo a mezzogiorno al sole e guardate quante maglie di lana c'ho addosso, l'aria gelata. Una cosa molto buona di questo evento è che, come ci insegnano i cari ragazzi dell'ortoentelechia, anche avessimo perso qualcosa dovuto a queste temperature, quello che si sarebbe salvato sarebbe stato veramente una selezione grande, cioè questi pomodori, i semi di questi pomodori, queste patate, cioè tutto quello che noi useremo da seme il prossimo anno avrà nel suo codice genetico, avrà nel suo, diciamo, curriculum l'aver passato un 0 gradi a 15 di maggio, quindi questa roba può solo che irrobustire i nostri semi futuri, e di questo ne siamo stragasati proprio. Abbiamo una gallina che ha schiuso i pipì e stamattina ne ho già visti 3 bianchi, tutti chiari. Lei è bianca, però sotto le avevo messo uova un po' miste di tutte le galline. Mami, ci fai vedere i tuoi pipì? Devi picchiare, mamma, non te li prendo, io so vederli. Stai tranquillina, brava mamma. Non mi picchiare, stai tranquilla.
Stai tranquilla mamma, brava, non te li prendiamo. Sì, brava. Neri. Che bello questo bianco. Ma che bello. Ma che bel pipì. Ciao pipì. Ottimo lavoro mamma, ottimo lavoro mammina. Neanche una volta. Noi abbiamo appena finito una bellissima giornata di lavori in orto. Io ho diserbato tutta la aiuola delle carote che erano cresciute tante spontanee in mezzo alle carote che sono ancora molto piccole, quindi c'era da fare un po' questo lavoro da certosini. Leo ha messo un po' di tutoraggio a questi piselli oltre a quello che avevamo già messo perché non tutti sono riusciti a aggrapparsi bene alla rete e stavano pendendo molto in avanti. E in questo modo adesso sono tutti belli su contro le reti e possiamo passare a decespugliare. Abbiamo finito di rincalzare le patate, adesso stiamo ancora bagnando i pomodori col goccia a goccia, con l'impianto e in generale siamo contenti, insomma c'è stato un freddo grande, tanta pioggia, però sembra che la crisi sia superata. Nei momenti di incertezza una delle poche cose che sento di sapere è che io voglio coltivarmi il mio cibo, che voglio fare l'orto. Poter prendermi cura di quest'orto in silenzio forse è la cosa più bella che posso fare. E bon, adesso in mezzo a questi meravigliosi agli e cipolle vi saluto e ci vediamo alla prossima. Arvezze!